1685. Un anno incredibile. In 3 angoli d'Europa nascono 3 geni che cambieranno tutto. Bach, Scarlatti, Handel. Pensate, Bach e Handel nascono a soli 130 km di distanza, ma non si incontreranno mai lungo tutta la loro vita. 2 carriere opposte, 2 mondi diversi, ma con un destino finale identico. Verranno uccisi dallo stesso uomo. Seguitemi fino alla fine del video, parleremo di questi autori straordinari e scopriremo anche il nome del killer che ha messo fine al barocco. Restate con me perché oggi facciamo gli investigatori. Bentornati su Musica Antica for Dummies. Bach rimarrà tutta la vita in Germania, tra Sassonia e Turingia. Il suo stile era complesso, contrappuntistico. C'era un senso di ordine cosmico, metafisico e mistico nel suo contrappunto. Ascoltate questo piccolo canone, è tratto dall'Offerta musicale, è un canone cancherizzante, detto in parole povere, la seconda voce è la prima al contrario. Qui c'è tutta l'estetica di Bach condensata in un solo punto. Ma i tempi cambiavano velocemente lungo il Settecento. Bach era un tradizionalista e per alcuni contemporanei era un vecchio parruccone. Alter Parrucke. Così scriveva Johann Adolf Scheibe nel 1737 su una rivista musicale tedesca, Der Kritische Musikus, accusando la musica di Bach di essere ampollosa, schwülstig e poco piacevole, proprio per la sua complessità intricata. Ma oggi sappiamo che Scheibe, esattamente come l'Artusi e Marcello, fa parte dei top 3 hater della storia della musica. Mi spiace Scheibe, ma sappiamo che nel 1729 hai fatto l'audizione da organista a San Nicola a Lipsia e il capocommissione ti ha scartato. Il capocommissione era Bach. Handel intanto combinava tutt'altro. Aveva un carattere completamente diverso da Bach e voleva una sola piccola semplice cosa: dominare il mercato musicale europeo. Nel 1706 è a Roma. L'opera lirica era vietata a targhe alterne, dipendeva dal Papa di turno, in quegli anni era proibita. Ma andava molto di moda l'oratorio. Sotto l'ala protettrice del cardinal Ottoboni e del marchese Ruspoli, Handel a Roma compone oratori monumentali come la Resurrezione. Qui Handel assorbe la musica italiana, la drammaticità del concerto, la soavità della polifonia romana e la tradizione palestriniana. Sentite questo Dixit Dominus scritto proprio a Roma. Ma a Handel questo non basta. Si sposta a Venezia. È con il potente e vagamente malefico Cardinal Vincenzo Grimani che scrive per lui il libretto dell'opera Agrippina. Ma la mossa più incredibile arriva nel 1710. Accetta il posto di Kapellmeister alla corte di un nobile tedesco apparentemente minore, l'elettore di Hannover, Giorgio Ludovico. Molti si chiedono perché un genio come Handel si leghi a una corte così piccola, ma il compositore sta solo bluffando e improvvisamente cala la scala reale. Quell'elettore è il successore designato al trono inglese. Quando nel 1714 la regina muore, l'elettore di Hannover viene incoronato re d'Inghilterra e Handel diventa il maestro della corte più potente al mondo.
Bach versus Handel. E voi da che parte state? Siete degli asceti mistici o dei geni dinamici e pragmatici? Fatemelo sapere nei commenti e già che ci siete iscrivetevi e abbonatevi al canale. Ho aperto anche uno shop sul canale, trovate anche la maglietta con la copertina di questo video e tanti altri prodotti. Ah, e non dimenticate il mio spettacolo, l'11 aprile, trovate tutte le info in descrizione. Ma tutti vorrete sapere la stessa cosa. Chi ha ucciso Bach e Handel? Seguitemi, ancora un po' di pazienza e ci arriviamo. Entrambi questi autori mischiano tutti gli stili musicali del loro tempo, creando una sintesi mirabile della musica barocca, ma con mezzi diversi. Bach, l'introspettivo e il mistico, trascrive spartiti di Vivaldi, Corelli e Palestrina, assorbendo ogni segreto tecnico nel suo laboratorio privato. Handel invece è uno che viaggia e assorbe sul campo. Dalla Germania aveva appreso il contrappunto e la logica costruttiva, ma dall'Italia prenderà il senso melodico, il ritmo e la sensualità. Handel capisce che la musica italiana è basata sulla pulsazione, sulla spinta in avanti, è una musica che cammina, che corre. Mentre i francesi erano maestri nella grazia dell'ornamentazione e i tedeschi erano i geni dell'architettura musicale del contrappunto, gli italiani, che pure avevano le note ineguali e il contrappunto, però erano maghi in quello che i musicologi chiamano ritmo motorico. Questo ritmo travolgente era ciò che faceva impazzire il pubblico europeo, era un'iniezione di adrenalina pura in un mondo musicale che spesso era molto cerimoniale e statico. Nel Seicento un tizio aveva inventato lo stile concitato. Si chiamava Claudio Monteverdi. Era un tipo semplice, amava rappresentare l'ira e la guerra attraverso la ripetizione rapidissima della stessa nota. La vendetta poi lontanino, onde se palferisse per la fretta. Vivaldi prende questa intuizione e la trasforma nel motore ritmico del concerto barocco, quel fuoco vivaldiano fatto di archi che martellano incessantemente. Stesso fuoco che Handel usa nel suo Dixit Dominus, scritto a Roma, archi che martellano senza sosta. Questa ritmica motorica è tipicamente italiana ed è uno degli ingredienti made in Italy che Handel aggiungerà alla sua lasagna di pollo. Handel, dall'Italia, riprende il senso melodico. La melodia italiana segue le inflessioni della voce, ne mima i sospiri, le esitazioni, le ascese verso l'acuto. È una linea curva, mai spezzata. È la melodia, l'anima dello stile italiano. In Handel c'è però anche la solennità della musica francese. Lully, in Francia, alla corte del Re Sole, aveva codificato un linguaggio musicale della grandezza che Handel importerà a Londra, una musica che doveva esprimere la pompa del monarca assoluto. Handel a Londra fonderà tutti questi elementi stilistici, riadattando la forma oratorio che aveva imparato a Roma. Quasi ogni oratorio di Handel inizia con un'ouverture alla francese. La sua non è musica astratta, ma plastica, una massa sonora che occupa uno spazio. Handel scrive per il re e per grandi eventi all'aperto, come la Water Music sul Tamigi, in cui l'orchestra era adagiata su delle barche. O musica per accompagnare i fuochi d'artificio, come nella Firework Music. Handel utilizza il coro e l'orchestra come blocchi di suono massicci per bucare l'aria. Non cerca l'intreccio raffinato, cerca l'impatto. Con i suoi raddoppi strumentali e la sua monumentalità anticipa Beethoven, che lo considerava il più grande proprio per la capacità di scuotere le masse con mezzi semplici.
spostando la musica dal salotto alla piazza, semplificando le trame contrappuntistiche, Handel prepara la strada alla chiarezza luminosa di Haydn e Mozart. Ma è il momento di scoprire la verità. Questo video verrà un po' lungo, ma non importa. È il momento di sbrogliare l'ognommero, come scriverebbe Gadda. E come in quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, dobbiamo tornare alla nostra indagine e scoprire chi ha ucciso Bach e Handel. È stato il gioielliere, scherzo, è stato John Taylor. Un personaggio carismatico che oggi definiremmo quasi un imbonitore. Oggi avrebbe lavorato da Tecnocasa. Al tempo operava agli occhi. Taylor era molto bravo a convincere gli altri a farsi operare da lui. Operò Bach di cataratte nell'anno 1750 a Lipsia e Handel pochi anni dopo. In entrambi i casi l'intervento fu un disastro totale, causò infezioni e cecità definitiva, accelerando la morte di questi due giganti. Grazie, John Taylor. Bach, l'architetto che costruiva cattedrali di musica, e Handel, l'urbanista che progettava la musica per le piazze, finirono così i loro giorni a causa dello stesso individuo, John Taylor, l'oculista, come vi dicevo nei primi 30 secondi del video. Lo chiamano gancio iniziale, per questo che siete rimasti fino alla fine. Se non siete già andati via, potremmo anche dire che quel John Taylor gli costò un occhio della testa. Io sono Francesco e vi invito a iscrivervi, abbonarvi e ora potete anche dare un'occhiata al mio store, nella sezione shop sul mio canale e nei link in descrizione. Non vorrete perdervi la maglietta del prete rosso o la tazza di Starbucks Coffee. Vi ricordate il mio video sulla cantata del caffè? Sono passati anni. Mi ricordo che alla fine del video dicevo «E ora vado a gustarmi un buon caffè». Detto questo io vi saluto e vado a gustarmi un buon caffè. Ci vediamo nel prossimo video. Che ne dite, sono cambiato? E voi siete cambiati? Fatemi sapere anche questo nei commenti. Oltre a chi è il vostro preferito e perché, nell'eterna sfida Bach vs Handel. Ciao, al prossimo video. Ah, e non dimenticate il mio spettacolo, l'11 aprile. Trovate tutte le info in descrizione.